Benvenute e benvenuti. Oggi in questo breve video che seguirà questo mio prologo vi parlerò delle 7 penne Bic che uso per fare tutti i miei disegni che vedete sul mio sito. Quindi vi do appuntamento alla fine di questo video per i saluti e vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale e attivare la campanella per quanto riguarda la possibilità che vi arrivino notifiche per di aggiornamento sui nuovi video che saranno in onda. Vi ringrazio e vi auguro buona visione. Ecco la penna Bic Cristal Original. Dal 1950 in poi è presente nel mondo ed ora, secondo me, in tutte le case, almeno del mondo occidentale. È una penna a sfera di punta media e disponibile in blu, nero, rosso e verde. I test Bic dichiarano che abbia una lunghezza media di scrittura di 3 km. Ha una punta di 1 mm per una larghezza di tratto di 0,32. Ha una fluidità media che consente di avere un inchiostro non troppo fluido e va benissimo per qualsiasi tipo di sfumatura. Ed ecco la Bic Cristal Soft, anche questa disponibile in 4 colori, blu, rosso, verde e nero, e ha questo caratteristico corpo azzurro e il tubicino bianco all'interno che non fa vedere l'inchiostro. Inchiostro che è fabbricato col sistema chiamato dalla casa Bic Easy Glide e permette alla penna di avere il 35% di scorrevolezza in più rispetto all'inchiostro tradizionale. Ha una punta di 1,2 mm e una larghezza di tratto di 0,35 mm. Una penna che ha dei grigi profondi bellissimi, uno strumento molto utile nelle ombreggiature che vi consiglio assolutamente di usare in finitura. Ed ecco, questa è la Cristal Up, che è disponibile nei colori nero e blu, ma anche in particolari tonalità per chi ama disegnare e colorare con la penna Bic, come il rosa, il celeste, il viola e il verde. Ha anch'essa una punta di 1,2 mm e, come la Soft, una larghezza di tratto di 0,35. È interessante come queste differenze siano così lievi, ma decisamente importanti quando si tratta di lavorare nel dettaglio, quando si tratta di disegnare. Quindi diciamo che è uno strumento che io collocherei a metà come densità di tono tra la Cristal e la Soft. Molto molto interessante. Adesso una penna impegnativa per chi decide di disegnare con essa ed è la Cristal Large. Si può trovare in 2 colori, il nero e il blu, oppure nella confezione a 15 chiamata Multicolor Pack, dove fra l'altro vi sono anche 2 colori fluo. Ha una punta di 1,6 mm e una larghezza di tratto di 0,42, la più grande del catalogo Bic. Questa penna, dicevo, è impegnativa perché la fluidità dell'inchiostro, date le dimensioni della punta, è veramente importante e io la consiglio soprattutto per i disegni in largo formato oppure nel piccolo formato per scurire velocemente alcuni spazi in nero, perché veramente macchia molto, bisogna stare molto attenti. Adesso una penna fantastica, l'Original Fine, con questo colore giallo inconfondibile, disponibile nel colori dell'inchiostro blu, rosso e nero e ha una capacità di 3,5 km di autonomia, la più alta nel range Bic, e come la Cristal Original ha il certificato NF Environment rilasciato dal Ministero francese dell'Ambiente. È un marchio di qualità ecologica. 0,8 mm la punta e una larghezza di tratto di 0,3 mm. Una penna molto incisiva, esatta e precisa. Quando si disegna con essa si ha veramente l'impressione di sentire la punta che incide nel foglio. Io la consiglio vivamente perché ha anche dei neri profondissimi ed è una penna veramente interessante.
Ed ecco abbiamo adesso la penna Bic Exact che abbiamo già incontrato 2 volte fa e di cui abbiamo già parlato ampiamente. Questa penna è la più fine della linea Bic, la extra fine, ed ha una punta di 0,7 mm e ha una larghezza di tratto di 0,28. La punta ad ago caratteristica conferisce a questa penna la possibilità di avere un tratto sottile, però bisogna anche avere molta cura nel disegno, perché la fluidità dell'inchiostro può farci prendere un pochino la mano e dimenticare di dosare bene la pressione e quindi di macchiare. Quindi bisogna stare molto attenti ad usarla. Poi ho voluto lasciare per ultima la Bic Like Me, che non è più in produzione, però si trova ancora nella distribuzione, quindi è acquistabile. È una penna che ha le stesse caratteristiche della Crystal Original, che però, ed è quindi di 1 mm di spessore e 0,32 mm di larghezza di tratto medio, però è secondo me un pochino più incisiva della Crystal sulla punta, quindi ha qualcosa nella sfera di particolare di diverso. Comunque non la producono più, ma io vi consiglio, se si trova ancora e dovrebbe trovarsi ancora, di acquistarla, perché sarà una sorpresa, a mio parere, piacevolissima. Spero che il video sia stato informativo e io, insieme alle mie 7 penne Bic, vi saluto e vi ringrazio e colgo l'occasione per ribadire ancora una volta, se volete iscrivervi, di cliccare sul tasto dell'iscrizione, e sabato prossimo ci sarà un'altra sessione di disegno a penna, un altro Biroscape, e sarà il numero 335. Vi saluto, vi ringrazio e a presto.